Siamo in Croazia ed ora entreremo in questo supermercato per prendere un po' di cibo precotto, anzi un bel po' di cibo precotto, perché per una settimana mangeremo soltanto quello. La faccia! Ma di che cosa è fatta sta roba? Grasso puro. Sono buoni, ma manca carne. È troppo morbido, troppo maliccio. Leggermente salato. Potrebbe essere una papetta per i bimbi. Non mi piace. Oddio! Speriamo di riuscire ad arrivare alla fine. Pronta? Si parte? 1 o 2 volte all'anno andiamo in Croazia e facciamo qualche video. E riguardando recentemente i video ci siamo resi conto che abbiamo fatto tra gli altri video 2 video che potrebbero fare parte, quante volte ho detto parola video, far parte di una trilogia. Solo che ci manca la terza parte. Ma prima di arrivare a cosa e perché ci manca una comunicazione di servizio, appena ci fermiamo. Però devo farvi vedere dove ci siamo fermati. Siamo a Palmanova, nel nostro solito parcheggio vicino Porta Cividale, però ci sono anche i giostrai. E torniamo alla comunicazione di servizio. Avete presente il classico domandone retorico dei YouTuber? Ma dove siamo finiti? Perché non pubblichiamo più? Se vi interessa veramente ve lo diremo alla fine del video, perché giustamente non interessa a tutti. Però attenzione, stiamo già perdendo le pastiglie per abbassare il colesterolo. Non siamo ancora usciti dall'Italia e cominciamo già con il cibo precotto, però dai, questa è sana ed è italiana. E ci vediamo domani mattina perché questa cena non fa parte del video. Buongiornissimo, andiamo avanti e in soli 4-5 secondi attraverseremo la Slovenia. Prima o poi troverò un modo per entrare in una di queste. Gradino? No, faccio. Già. Fuori sono 2 gradi ma noi andiamo soltanto a prendere una brioscina. Giorno per la prima colazione potete mangiarvi il goulash, pure i fagioli, perché la cucina è aperta in continuato. La colazione la faremo nel camper perché qua non riusciamo a parlare dalla musica. Comunque mangiamo nel camper anche perché soltanto le brioche costano una cifra. Se prendevamo anche il caffè spendevamo tipo 20 euro più o meno. Beh, a conti fatti non spendevamo 20 euro ma 13 di sicuro, anzi 12,80. Perché queste brioche sono da pasticceria o se preferite da forno. Ed ecco caffè a basso costo. E ci facciamo anche un bel cappuccio. Uno dei primi video che abbiamo realizzato era appunto come si mangia in Croazia, ovviamente in Croazia settentrionale, cioè sul Danubio, non lungo la costa adriatica. Invece l'anno scorso abbiamo realizzato il video supermercati in Croazia, nel quale abbiamo fatto vedere, tra le altre cose, Quella lì c'è un odore che appena lo apri cominci a tagliarlo, svieni subito. un'enorme sezione dei cibi precotti. Costa 2,80 euro, però è buona. E qui la domanda sorge spontanea, cosa c'entra il cibo precotto con il buon cibo balcanico? E vi risponderemo anche a questa domanda dopo questi 5-6 secondi che servono per attraversare la Croazia. Nel senso che ora dobbiamo uscire dalla Slovenia, entrare in Croazia e attraversarla tutta perché la nostra destinazione è sul Danubio, al confine con la Serbia. Ed eccoci a Vukovar, da mia mamma e mio fratello. Quando eravamo ancora ragazzi e abitavamo qua, si mangiava tantissimo cibo precotto, diciamo, soprattutto quando si andava al mare, perché è la cosa più semplice quando sei fuori con una tenda, basta riscaldare. Ma non ho mai capito la grande quantità dell'offerta presente nei supermercati. Se non avete voglia di cucinare, se siete di corsa, trovate una quantità di cibi precotti enorme. E qui si stanno divertendo. Addirittura una volta le grandi fabbriche lo davano come bonus agli operai. E finché loro continuano a perdere cibo nella griglia, volevo dirvi il motivo per il quale stiamo facendo questo video. Perché questo cibo, nei nostri ricordi, è veramente buono. E speriamo che la sensazione di bontà non è per l'eccessiva presenza del zucchero e del sale. Ma tu hai mai mangiato cibo precotto? Sì, ma non mi è piaciuto molto. Preferisco più uno strano. La voce dell'innocenza è il mio fratellino che quando noi mangiavamo così tanto quel cibo lì, lui era ancora piccolino, non se lo ricorda ancora. Ma vedo che l'italiano se lo ricorda e c'è il sole che mi sta spaccando gli occhi.
soddisfare la nostra, ma anche la vostra curiosità, noi, incluso lui, mangeremo questo cibo per circa una settimana e poi vi sapremo dire soprattutto come stiamo. In ogni caso, con noi abbiamo portato una gran quantità di gel e pastiglie per la digestione, integratori alimentari per ridurre il colesterolo e anche omega 3, non si sa mai. E prima di buttarci sul cibo precotto, ci concediamo un ultimo pasto decente, nella speranza che non sia veramente ultimo. E sto spiluncando direttamente dalla griglia. Oh, e raccogliamo un po' di pomodori. Ma abbiamo anche lo strudel. Early the next morning. Ancora il carrello con le corna? In realtà più da videogioco. E ora dobbiamo soltanto trovare il reparto cibi precotti. Oh, in questo negozio la scelta non mi sembra infinita, però prendi quello che vuoi. Grazie. Prego. Oh, ma prendi proprio quello, perché quello dovrebbe essere vegetariano, se no addirittura vegano. Sì, infatti c'è dentro un'infinità di verdure più il riso. Proviamolo. Sì, poi vediamo dopo quello che contiene esattamente. Il primo è dentro, andiamo avanti. Andando con i cibi vegano-vegetariani, prendiamo anche questo, perché questo sono i fagioli. Sì, sono fagioli vegani praticamente perché non contengono niente di grasso, niente di carne, insomma, potete mangiarli anche se siete vegani. Sì, non c'è scritto che è vegano, però qui non c'è neanche abitudine più di tanto a scriverlo. Però dopo vi leggeremo gli ingredienti. Ci sono vari produttori, però noi ci concentreremo su due che c'erano anche quando eravamo piccolini noi, quando mangiavamo questo cibo. E visto che abbiamo preso già uno di Gavrilovic, ora prendiamo uno della Carnex. Prendiamo per esempio Sarma, ce la fai ad arrivare? Ce la faccio? Sarma, più conosciuta magari in Italia come Sarmalè, perché è così che si chiama in Romania. Sì, è tutto questo grazie soprattutto a Niccolò Balini. Però non si può prendere sarma senza prendere anche peperoni ripieni, perché sono ripieni tutti e due, poi vi spiegheremo meglio. E vada per la pugnina paprika. Tornando a Gavrilovic, io prenderei questo, che è praticamente un spezzatino. E non sbagli, è un spezzatino e ogni tanto è difficile trovare la corrispondenza dei nomi tra italiano e croato, cerchiamo di essere più precisi possibile. Quanti ne abbiamo? 5. Io direi di prenderle almeno 9. Sì, però spezzatino va sempre insieme al goulash. Questo lo prendiamo sempre da Gavrilovic. Sì, certo. E ora il mio cibo preferito quando ero piccolo, le polpettine di carne nel sugo di pomodoro. E ora scegliamo gli ultimi due. Dai, prendiamo questo. A noi la trippa non piace, però c'è sempre suo fratello, quindi prendiamolo. E come ultimo, vedo uno che sta per cadere fuori e prenderemo proprio quello. Questo qua che sta per cascare, fagioli con le costine affumicate, va bene? Wow, va bene. Ma poi l'offerta è veramente molto più ampia di quello che abbiamo preso. Poi ci sono vari cibi di carne, i goulash nelle confezioni leggermente diverse, ma noi abbiamo optato per queste confezioni qua. Poi vedrete la differenza. Un'ultima cosa, non abbiamo parlato di prezzi. Il piatto vegano viene sui 8 euro al chilo, mentre Carnex gira sui 10, massimo 11 euro. Prezzo medio di Gavrilovic è sui 11,5 euro, però il goulash viene quasi 15. Questo in realtà non è cibo precotto, sono cevapcici. Quelli non li includeremo nel video, li porteremo alle nostre figlie. Ora non faremo tour dei supermercati, ma c'è una cosa che non ho visto mai in Italia. Ma cos'è? Barilla pizza sauce. Se l'avete visto scrivetecelo nei commenti. In realtà avrei potuto fare un altro giro dei supermercati, però si rischia di uscire fuori tema. È arrivato il momento della degustazione, però prendiamo tutto e ci spostiamo nella baita perché è più comodo. Cambieremo leggermente la modalità d'assaggio, ma ora vi spiego tutto. Buongiorno. Buongiorno, prego, accomodatevi. Visto che abbiamo coinvolto mio fratello, non mangeremo per una settimana intera per motivi logistici, perché lui anche lavora, ma mangeremo 3 giorni. Poi abbiamo preso anche più che per una settimana se mangiavamo una cosa al giorno e abbiamo diviso tutto in 3 gruppi. Abbiamo cercato di soddisfare i gusti di tutti, anche perché non a tutti piace tutto, però comunque avremo 3 diversi piatti al giorno. Mettiamo intanto via il giorno 2 e il giorno 3 e ci concentriamo sul giorno 1. Questi cibi possono essere scaldati in maniera diversa, però noi abbiamo scelto il metodo classico, metterli a scaldare nell'acqua bollente.
E per il primo giorno facciamo un assaggio monomarca, poi anche secondo, poi terzo faremo misto per avere un confronto diretto. Sì, oggi è una giornata molto leggera. Partiamo con trippa. Quello lo mangerà mio fratello perché noi non siamo amanti, inutile che vi spiego cosa c'è, ma vi dico soltanto che sia questo che altri 3 cibi basta riscaldare in acqua bollente 10 minuti. Oppure nel microonde. La seconda cosa, che è la mia preferita, è il sarmalè, oppure sarma come si chiama qui, ma questa qua dicono che è fatta in modo tradizionale, ma di questo possiamo parlare, è senza conservanti, coloranti, Additivi e senza proteine aggiunte. praticamente non c'è niente. Ma quello che abbiamo visto che su tutti questi 3 cibi non c'è un eccesso né di zuccheri né di sale, Che è la nostra principale preoccupazione. Sì, tra le altre cose neanche dei grassi. Siamo veramente sorpresi, ma di che cosa è fatta sta roba? Sarà tutta soia? Comunque in Croazia, in Serbia, insomma, ma soprattutto qui nelle nostre zone, sarmalè è fatta con il cavolo cappuccio, quello acido, insomma, si fa... gusto tipo crauto. Ora vi svelo come si preparano i crauti per sarmalè. Questo barile qua è pieno di crauti. Come si può anche vedere, dentro c'è acqua salamastra. Questa bottiglia funge da peso che spinge un'asse di legno che a sua volta fa la pressione sui crauti. Beh, di solito invece della bottiglia d'acqua si usa un masso bello pesante. Comunque, dopo un mese diventano crauti, ma devono stare al freddo e qui dentro non fa caldo. Si fa anche con verza o si fa con le foglie delle viti. Ma parlando della parte tradizionale, e questo vale sia per la non è peperonata, peperone ripieno. Che ripieno è un po' simile, è carne tritata con un po' di spezie, sì. Ma quella nostrana di solito, cioè nostrana è quella che si cucina in casa, sì, intende? C'è l'aggiunta del riso e qui abbiamo letto che riso non c'è, almeno abbiamo letto, poi ve lo faremo sapere. Appena finito di registrare, Igor ha letto che il riso c'è, nonostante io e Maya non l'abbiamo visto per ben 2 volte. Intanto incominciamo a fare unboxing. Partiamo che mio fratello sta arrivando, sì. È quello più affamato, quindi partiamo con la trippa. E guardate com'è la confezione, una specie di, ma non può essere proprio alluminio, se no non potrebbe andare nel microonde. Ora incominciamo a buttarla nell'acqua bollente, vediamo se l'acqua bolle. Oh, ma quasi quasi ne metto anche un altro, visto che lo spazio c'è, scelgo sarma. Faccio io unboxing che mi piace tanto, ora dobbiamo solo stare attenti a non sbagliare quale è quale. Quello di Igor è sopra, io quasi quasi le rigiro, così almeno si riscalda bene da tutte le parti. Primo è pronto, anzi si è anche gonfiato un attimino, speriamo che non esplode quando lo apro. E questo qua ancora un paio di minuti. Questo lo apro io finalmente, non si è aperto. Vabbè dai, tutto quello che non va con le mani va con una forchetta. E mettiamo anche ultimo. È arrivato anche ultimo concorrente, per non dire ultima cavia. Speriamo di aprirlo senza danni. No, ho sbagliato, questo è sarma. E visto che sono io addetto a sarmalè, me lo versa lei. Che ci sono, guarda, cavolo. Tanta roba. Incomincio io, poi passeremo subito ai filecchi, cioè alla trippa. Però, visto che quasi tutti questi cibi sono di origine turca, abbiamo anche un buon pane arabo, anche se è leggermente diverso, però ci sta. Buona fortuna. Grazie. Io vi dico, niente male, anche un po' salato per me. Prendi solo carne, va bene, ho capito. È buono. Eh sì, un po' è salato. C'è scritto che c'è solo 1% di sale, però va bene, dai, non è esagerato. Dai, prova anche tu, così riesco a dare anche filecchi a Igor. È buono, acido giusto, sento un pellino di zucchero, il sale io non lo sento come voi due. Ora prendiamo quello. Vai con la trippa. Bollente. Sì, trippa. Il profumo c'è. È troppo caldo, devo aspettare un po'. Vabbè, a questo punto magari io finisco sarma. Va bene, io aspetto il mio però. No, vabbè, dai, mangia te allora. Prova, vediamo com'è. Andiamo. Sono buone. Rispetto a quelle che fai te, com'è? Troppo diverso? Non è troppo diverso, ma quando faccio io è
Molto meglio. Mangia anche un po' di... Peperoncino. Anche se peperoncino è un modo per truccare il gusto. Io intanto ho quasi finito, ora toccherà a Maya. E l'ultimo che abbiamo fatto un pochettino raffreddare. Hai visto? Noi stiamo diventando esperti. I peperoni ripieni. Il profumo è buono, anzi ottimo, si sente proprio il profumo del peperone bollito, però devo aspettare anch'io perché è veramente bollente. È dolcino come il sugo, io lo preferisco più acido. Adesso provo la carne se riesco a trovarla, però ho trovato tutti i pezzi troppo grossi. La carne è un po' morbidina, era meglio quella di Sarmalè, questa qua non mi piace un granché. Adesso il peperone. No, non è male, ma è troppo morbido, troppo moliccio, non è come piace a me. Anche i crauti, cioè il cavolo, era un pochettino molliccio, per quello che ho detto che non è croccante. Adesso chiediamo giudizio a Igor, così ci saprà dire cos'è meglio, Sarmalè o peperone ripieno. Lui solo il brodino perché non gli piace il peperone. Vai. Prova tutto. Vai. La faccia. Terzo posto. Primo posto e Sarma secondo. Arriva l'esperto. L'esperto, sì. A me non piacciono i peperoni di peperoni ripieni, anche se i peperoni mi piacciono di norma, però la carne mi manca un po' di sale ed è un po' dolciastro. Sì, io direi che questo è sicuramente ultimo posto. Non so se lo riprenderei, ma non so neanche se riprenderei Sarma, perché alla fine più si raffreddava, più diventava sia acida, che però a me va bene. Che salata. Uno bocciato, uno quasi. Lui è contento. Ma io devo dire una cosa, io non ho mai assaggiato la trippa in vita mia, nemmeno quando lo preparava lui. Ho assaggiato un pochino di sughino e devo dire che mi è piaciuto più di tutti e tre. E con questa notizia bomba finisce la giornata 1. Ora andiamo a mangiare un po' di pasta con ragù. No, io lo finisco. The next day. E siamo arrivati al giorno 2. Le nozioni di base le avete già, quindi oggi saremo più veloci. E poi speriamo soprattutto che ci va meglio, ma dovrebbe, perché oggi abbiamo i prodotti dell'industria alimentare Gavrilovic, un'industria croata che esiste dal 1690 ed era fiore all'occhiello ancora nella ex Jugoslavia, quindi io ci spero tanto. Ma con cosa partiamo? Anche perché dobbiamo sbrigarci, perché sta arrivando mio fratello affamatissimo. Allora io direi di andare sul sicuro e partiamo con goulash, classica carne di manzo. Non abbiamo fatto unboxing e abbiamo sbagliato, perché queste confezioni sono completamente diverse rispetto a quelle del giorno 1, in quanto non vanno in microonde, visto che si tratta di una classica latina da cartone animato e va buttato in acqua così. Qui bisogna stare attenti. Vediamo come si aprono queste, come nei cartoni animati. C'ho un po' paura. È andata bene? No, anche la camicia è andata. No. Sì, però quando apro questo uscirà tutto fuori. C'è anche raffreddato un attimino. Io direi di non tentare neanche di aprirlo di più. Bello fumante. Che dici? Devo dire che rispetto a goulash a quale sono abituata io, non ci sono tutte quelle spezie che ci devono essere, non si sente paprika, carne non è malvagia. Sì, è buono. Potrebbe passare. Sì. Abbiamo portato anche il pane nero fatto da lui. Per me non è assolutamente malvagio, ma vedo dentro che ci sono dei pezzi belli grossi di grasso puro. Quindi la quantità del grasso che è indicata sulla scatola mi sembra un po' poco veritiera, però il sughetto a me piace. Beh, intanto il piatto l'abbiamo svuotato. E poi si continua con paprikash. Che cos'è? La cosa più vicina in Italia sarebbe un spezzatino, sì. Però questo è spezzatino di maiale. Ma in realtà è molto simile al goulash, solo che è un pochettino più liquido. 1, 2, 3. Anche sugli occhiali. Abbiamo capito che aprire il cibo precotto è un mestiere molto pericoloso. E arriva spezzatino. Si sente troppo pepe. Infatti c'è talmente tanto pepe che copre il gusto del tutto e poi la carne è talmente asciutta che non riesco a masticarla. La carne è la gomma da masticare, proprio non va giù. Per me è immangiabile. Igor ha deciso che lui riesce a mangiarlo. Io invece
mangerò soltanto un po' di pan pepato. E per ultimo abbiamo lasciato la cosa migliore, la zuppa di fagioli con le costine affumicate. Ad occhio, fagioli sembrano meravigliosi. Questo sì che è buono. Classica zuppa di fagioli, per il momento non trovo nessuna... Buono. È buono, sì. Abbiamo carne. Assaggiamo un po' di carne. Morbidissima, non è neanche troppo affumicata, perfetta. L'unica scatola che non è esplosa durante l'apertura sono proprio i fagioli, quindi unici che si potrebbero utilizzare anche nel camper. Veramente buoni. Li preferirei un pochettino più croccanti, però comunque il gusto è ottimo. Ma sai cosa ti dico? È finita anche la giornata numero 2, è andata leggermente meglio di quella numero 1. Spezzatino Da dimenticare. invece goulash, diciamo, potrei anche pensare di ricomprarlo. Loro sono un po' meno convinti, però invece fagioli Vi facciamo solo vedere il piatto. number 1. The following day. Oh, ma stai barando! Oh dai, è solo un burek per colazione. Allora, com'è? È spaziale. Se venite a Vukovar, andate da Luca e prendete un burek con il formaggio, burek sa sirom. Oggi è terzo giorno, ma mi siamo veramente provati. E vi dico una cosa, non mescolate mai i cibi precotti. Oggi cominciamo con quella cosa che ieri ci è piaciuta a tutti, zuppa di fagioli. Questa è praticamente vegana perché non c'è dentro niente, qualche verdurina e i fagioli, quindi andiamo quasi sul sicuro. Oggi le buttiamo in acqua tutte e tre insieme e io, come vedete, non ho cambiato la camicia, quella macchiata ieri, perché intanto si macchierà di nuovo. Chi assaggia per primo? Sono molto simili a quelli di ieri, sono un po' meno forti di quelli di ieri, però è un gusto completo. Preferisco questi a quelli di ieri, però questi sono un pelino più piccanti che tu non hai sentito. Sono buoni, ma manca carne. Io vi dico una cosa, io questi li finisco da solo. E un'altra cosa vegana, si può dire tranquillamente, è questo miscuglio di verdure con un po' di riso, e questo è un altro produttore. Da notare differenza rispetto all'immagine sulla scatola. Dopo ampie consultazioni abbiamo dedotto che questa potrebbe essere una specie di peperonata, più vicino a quello in Italia, con aggiunta di piselli, fagiolini e riso. Tanto riso. Adesso io assaggio, a me piacciono piatti vegani, vegetariani, questo non mi attira per niente. Il riso è stracotto. Non è male. Manca carne. Sì, un bel pezzo di griglia. Io più o meno non sento nessun gusto, solo grasso. Ecco, infatti tanto si sente grasso. tanto grasso, e c'era scritto che un piatto vegano vegetariano potrebbe essere una pappetta per i bimbi, solo che potrebbe essere pericoloso darlo ai bimbi. Per via di piselli. Ho preso un pezzo di qualcosa per capire se la melanzana o che cosa, no, era un peperone bruciato e più andiamo avanti più il gusto in bocca peggiora. E finiamo con il suo piatto preferito, che sono le polpettine di carne nel sugo di pomodoro. Speriamo che rimangano il mio piatto preferito. Se uno mi avesse fatto vedere questo video non avrei saputo cosa fosse. Non mi attira per niente. Ma c'è una cosa che non capisco, c'è scritto tutto nel sugo di pomodoro, ma è sempre arancio, perché non è rosso? Pomodori gialli. Sinceramente non saprei descrivere. È lo stesso ripieno come quel Oddio, peperone amore. ripieno, praticamente non sembra nemmeno carne. Un spam fatto male. Non mi piace. Oddio, qua c'è la carne, non gli piace, ecco, avete capito tutto. Io non ho mai visto questa faccia. E prima di concludere devo premettere che non volevamo fare una recensione dei cibi precotti, ma soltanto di esprimere le nostre emozioni. Infatti lui ha qualcosa da dire sui fagioli. I fagioli con carne erano buoni, anche questi altri, e trippa per me ok. Il resto? Il resto sotto zero, immangiabile. Comunque, non provatelo nemmeno a casa, soprattutto nel camper. Se ci conoscete sapete che noi sempre cerchiamo qualcosa di positivo anche lì dove non c'è, ma questo cibo precotto ci ha veramente spiazzati. The next morning. Se siete arrivati a questo punto vuol dire che vi interessa veramente, perché ultimamente pubblichiamo di meno. Questa è nebbia,
E questo è mondo. La domanda che ci avete posto più spesso sia a Parma che durante gli incontri occasionali riguardava proprio la pubblicazione dei video. In realtà, più che domandare, tutti ci dicevano che stavano aspettando l'uscita dei nuovi video, che poi è la stessa cosa. Ma guarda dove hanno messo il murales, sotto il ponte. Poi è anche vero che noi più e più volte abbiamo annunciato che pubblicheremo di meno. Ultima volta proprio da qua, dalla Croazia, ma non ci credeva nessuno. Dunque, cosa sta succedendo? E chi fa le crociere sul Danubio? Vukovar una tappa obbligatoria con questi bestioni da più di 100 metri e ora gli stanno facendo pure un nuovo porto, un porto enorme. Una volta il fiume arrivava fin sotto le falesie, ora gli hanno rubato in alcuni punti anche qualche centinaio di metri, però ci sarà un nuovo porto che potrà accogliere almeno 4-5 di questi cruiser. Non vogliamo ripetere per l'ennesima volta che abbiamo aperto il canale per pubblicare i nostri viaggi e che all'inizio abbiamo dovuto pubblicare sia dei lavori, perché li stiamo facendo, che i viaggi più brevi. Ma erano i tempi post-Covid, poi io mi stavo riprendendo dall'intervento, ma poi bisogna fare anche la gavetta. E non sto dicendo in termini di quantità, ma in termini di qualità. Poi parleremo anche dei numeri. Questo albergo evidentemente non si è ripreso dalla guerra. E qui c'era ingresso al bowling. Ma sapete che grazie a questo ingresso qua io faccio il mestiere che faccio? Perché in questi pochi metri quadri si trovava la sala giochi, insomma i videogiochi, e io mi sono sempre domandato, ma come cavolo funzionano? Ed è diventato il programmatore. Eh sì, il programmatore. Con ogni viaggio e viaggetto che pubblicavamo cercavamo di aumentare la qualità, ma attenzione, la qualità, non di compiacere all'algoritmo. E circa un anno fa abbiamo raggiunto la qualità desiderata. Se una volta riusciamo a fare un video con 100 clip, ora ci vogliono almeno 500, anzi ogni video della Sicilia ne ha più di 500 e questo tradotto in soldoni, perché alla fine è quello che conta, vuol dire giorni e giorni di lavoro. Poi se usi le 3 telecamere per fare le riprese, il lavoro aumenta ulteriormente. Beppe una volta diceva che la gente interessa poco la qualità assoluta, ma noi sì, è per quello che facciamo i video così come li facciamo. Signori stanno regalando la zucca che viene dall'orto di quel signore lì. Koliko kila ima la si uvagali? 729. 729 kg. Il concetto di ricevere qualcosa in regalo senza che ti domandassero nemmeno una firma, un euro per sostegno di qualcosa è diventato così astratto che la gente è incredula. Quindi, se uniamo il fatto che ora cerchiamo di fare i video dei viaggi più lunghi, che li facciamo in un determinato modo e che, come abbiamo detto qualche centinaio di volte, lavoriamo 40 ore a settimana, in più siamo i genitori, quello che esce sono 10, 12, massimo 15 video all'anno. Per ora è così. Magari ora vi intratteniamo di meno, ma speriamo che la qualità compensa il minor numero di episodi. Avete già visto tutti gli episodi dalla Sicilia? Ma cos'è? Caffè con la panna? Sì. Ora stiamo lavorando sulla serie dalla Francia. Ragazzi, se non mi commuovo alla fine dell'editing del video non lo pubblico nemmeno. Scherzi a parte, i video incominceranno a uscire a fine gennaio circa. E quanti saranno? Un segreto, cioè in realtà non lo sappiamo nemmeno noi, perché ora stiamo iniziando soltanto il terzo. Però la qualità di questo caffè è incredibile. Hanno imparato a fare caffè in Croazia. Anzi, questo è un macchiatone. Sembrava una cosa per video, però veramente caffè incredibile. Ma l'hai lasciato registrare? Per quanto riguarda i numeri non ci interessa particolarmente di aumentare, ve lo dico sinceramente, è molto più importante che alle persone già iscritte video piacciono veramente. Poi se ci sono altri a quali piacciono i nostri viaggi sono più che benvenuti. Unica cosa importante, che io sono il re del palcoscenico. Ultima cosa, forse. Negli ultimi anni si è creata una situazione un po' strana che chi pubblica dovrebbe essere sempre a disposizione dei tutti e quindi ci sono state le persone che si sono offese perché non siamo andati a questo o quel raduno
o addirittura perché non abbiamo dato appuntamenti esclusivi durante la fiera di Parma. Non vorrei dare impressione che sto cercando delle scuse, ma durante l'apertura della fiera di Parma noi eravamo ancora in Francia e poi le cose del genere a Parma sono praticamente impossibili. E per quanto riguarda le altre fiere e i raduni, noi non possiamo permetterci economicamente di girare l'Italia, anche perché tutti i soldi che abbiamo a disposizione, cioè quelli in più, li investiamo nei viaggi. A noi non interessa la popolarità, nei nostri video il viaggio è il protagonista, noi siamo solo i narratori. Magari noi non siamo tipi da raduno, ma questo non vuol dire che non saremo felici di incontrarvi, perché la strada è la casa nostra e lì, cioè qui, sono benvenuti tutti. Mi sono proprio inquadrato male. Per quelli che non credono, il Danubio è blu. E ci sono ancora le navi bianche.